Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Animation, la rubrica in cui parliamo dei film d'animazione. Io sono Ringardian e oggi parliamo del film di Super Mario, che è il film d'animazione che ha avuto più successo finora a livello di botteghino. Questo film sono andata a vederlo al cinema e per fortuna sono riuscita a beccare la proiezione in lingua originale con i sottotitoli. Meglio così perché dicono che il doppiaggio italiano in questo caso sia un po' scadente. Invece quello originale è ottimo. Personalmente ero un po' titubante su Chris Pratt che doppia Mario, ma mi è piaciuto anche lui. Troviamo anche Anya Taylor-Joy che dà voce a Peach e troviamo anche Jack Black che doppia in modo sublime Bowser. Il film appunto è stato un grande successo a botteghino ma ha diviso molto il pubblico. C'è chi l'ha adorato, per esempio me, e c'è invece chi è uscito dalla sala un po' deluso. Chi non ha apprezzato il film di Super Mario credo che avesse delle pretese un po' troppo alte. Io sono entrata al cinema sapendo già di non star per vedere il film della vita, ma un prodotto di puro intrattenimento. E infatti mi sono goduta appieno al film che mi ha dato ciò che volevo. Belle le scene d'azione, i personaggi ben scritti, sebbene molto basici, e una trama che si potesse seguire facilmente, godendosi appieno le atmosfere. Credo che non ci si potesse aspettare più di questo, considerando anche il fatto che la casa di produzione è la Illumination, che almeno per ora non ha prodotto dei film indimenticabili, salvo forse il primo Cattivissimo Me. Questa casa di produzione ha sempre fatto film divertenti e godibili, ma mai pretenziosi con l'intento di essere appunto memorabili. Sono senza infamia e senza lode. Super Mario è perfettamente in linea con film come Pets o Sing, per intenderci. Entrando in sala sapendo già questo, io il film me lo sono goduto e me lo rivedrò con piacere. C'è da considerare anche che i videogiochi di Super Mario non hanno mai avuto una trama complessa, anzi a volte non ce l'hanno nemmeno una trama. Se il film avesse preteso di più, secondo me avrebbe rischiato di farla un po' fuori dal vaso. Invece, mantenendo lo stile dei videogiochi, il film è in puro stile Super Mario. È fresco, divertente, semplice da capire, senza storpiare le caratteristiche dei personaggi amati da intere generazioni. Io parlo da non appassionata dei videogiochi, non perché non mi piacciono, ma perché non ci ho praticamente mai giocato. Da piccola ho giocato soltanto al primissimo videogioco di Super Mario, cioè Super Mario Bros. Appunto, sì, sono vecchia. Prima di vedere il film sapevo soltanto le dinamiche base dei vari personaggi. Peach è la principessa da salvare, Bowser è il cattivone e Luigi è il fratello minore di Mario. Ma quel poco che sapevo mi è bastato per godermi il film. E questo credo sia la sua forza. Il film con la sua semplicità riesce a coinvolgere sia i fan e quelli come me che non sono i veri appassionati. Per questo ritengo il film di Super Mario un buon prodotto. Ho amato tutti i personaggi. Mario è il tipico protagonista che continua a fallire, ma che ogni volta si rialza e questo lo porterà a vincere. Luigi è un patatino adorabile, pauroso e insicuro che ha sempre bisogno di Mario, che è la sua ancora di sicurezza, ma riuscirà ad aiutare suo fratello maggiore quando questo avrà bisogno di lui. Luigi è anche protagonista di una delle mie scene preferite del film, quando si ritrova nelle terre oscure. Peach qui non è la classica principessa da salvare, ma una sovrana intraprendente, che ha molto a cuore i suoi sudditi e che farebbe qualunque cosa per loro. Hanno fatto un ottimo lavoro con lei, l'hanno resa forte e indipendente senza renderla una Mary Sue, una cosa non scontata purtroppo. Senza contare il mio personaggio preferito, Bowser. Un cattivo molto basilare, sì, ma allo stesso tempo tanto adorabile. Ho tifato per lui fino alla fine, come per la maggior parte dei villain. Alla fine è uno tsundere che non riesce a manifestare bene i suoi sentimenti. Insomma, è adorabile. Jack Black ha anche scritto e interpretato la sua canzone, che ormai è iconica e io la amo. Vi consiglio di vedere questo film, soprattutto se avete bisogno di qualcosa di tranquillo e leggero e che vi faccia svagare un po' per un'oretta e mezza. Ma ho parlato pure troppo, quindi lascio la parola a voi. Vi è piaciuto Super Mario? Attendete come me il sequel? Oppure vi ha deluso e annoiato, quindi proprio non ne volete più sapere? Se volete che parli in modo più approfondito di questo film, ditemelo che ne posso parlare sul mio canale senza i limiti di tempo. Vi ricordo di seguire Wikos su tutti i social e per altri contenuti di film, serie TV e anime venitemi a trovare sul mio canale, Ringardian, e noi ci vediamo alla prossima!